Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte. Grazie. Amici del Toro, abbiamo la Luna. La luna parla di sogni, parla di introspezione, parla di subconscio. Per qualcuno fa riferimento a una sorta di nostalgia che arriva dal passato o potrebbe anche essere qualche paura, qualche dubbio che comunque risale sì al passato. Potrebbe essere per qualcuno che l'attività onirica sia molto forte in questo periodo, perché comunque il nostro subconscio comunica attraverso i sogni, quindi prestate attenzione a tutti quelli che sono i sogni. La luna molte volte parla anche di proiezioni, ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi può essere che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete anche ascoltare Ascendente e Segno Lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E sempre in descrizione, aprendo la tendina, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo da una regina di bastoni, un 4 di denari, una regina di spade e un 2 di bastoni. Quindi, la regina di bastoni qui potrebbe parlare di una persona che è intorno a voi, magari potrebbe rappresentare la vostra energia. Normalmente parla di una persona generosa comunque, di una persona che ha raggiunto quello che è il proprio potere personale. Per certi versi, mi parlano di educatrice, quindi potrebbe essere una persona che, sta educando in qualche modo quello che potrebbe essere, il vostro modo di percepire, il vostro modo di sentire, il vostro modo di proiettare. È un po' come se fosse una guida in questo momento per voi, sento. Per qualcun altro invece potrebbe rappresentare, appunto, come dicevo, ehm, voi stessi, il vostro potere personale, okay, la vostra voglia, se vogliamo, anche di andare avanti nella vita. Abbiamo un 4 di denari. Il 4 di denari rappresenta una sorta di attaccamento che voi avete. Normalmente si parla di un attaccamento di tipo materiale. La regina di spade potrebbe rappresentare di nuovo un'altra persona vicino a voi o potrebbe rappresentare semplicemente la vostra voglia di avere chiarezza mentale, perché giustamente vi ricordo che con la luna si tende a fare proiezioni, okay, a proiettare sugli altri quelle che sono le proprie aspettative, a proiettare sugli altri quelli che potrebbero essere, le li sì, le proprie aspettative, le proprie volontà, i propri desideri. Andiamo avanti con un 6 di coppe, un asso di denari, scusate, un 9 di bastoni e questa è uscita in più ed è un cavaliere di bastoni. Allora, con il 2 di bastoni qui, io sento che c'è qualcuno che avrebbe voglia di andare oltre, c'è qualcuno che avrebbe voglia di fare qualche cos'altro, di puntare, altri tipi di obiettivi, ma per certi versi, giustamente voi qui avete anche il 4 di denari, c'è una sorta di attaccamento alla realtà che si sta vivendo. Quindi è un po' come se ci fosse questa indecisione: vado o sto? Cosa faccio? Abbiamo poi di nuovo il 6 di coppe, il 6 di coppe mi parla di quello che è ehm, un passato, anche qui, come la luna che potrebbe ritornare a galla. È una carta che parla di nostalgia e parla anche di amore puro però, di quello che è l'amore platonico, di quello che è un amore genuino, Normalmente fa riferimento all'amore che si prova tra fratelli, no, per farvi capire di che amore genuino intendo, l'amore platonico, ecco. Terminiamo la stesa con un bellissimo asso di denari che parla di nuovi inizi, parla di un nuovo tipo di percorso. Probabilmente l'indecisione che si vedeva qui diventa decisione, diventa il fare un passo verso una nuova realtà. Scusate, l'asso di denari molte volte parla anche proprio di un dono. Magari per qualcuno, avendo la carta della luna,
quindi avendo quello che è un forte subconscio, qui si potrebbe trattare di qualcuno che può iniziare magari a sviluppare quelli che sono i doni psichici, magari qualcuno inizia a fare dei sogni premonitori o magari li state già facendo. Terminiamo la stesa con un 9 di bastoni. Io sento che qui è importante difendere questo nuovo inizio, okay? Il 9 di bastoni molte volte fa riferimento a delle paure che ci sono e anche la luna fa riferimento a delle paure che ci sono. Quindi per molte persone, si tratta proprio di imparare a mettere i paletti, imparare a difendersi, imparare a, far valere i propri diritti anche, no, dire: "No, okay, fin qui va bene, da qui in avanti basta." Cioè da qui in avanti no. Finiamo comunque con un principe che sarebbe un cavaliere di bastoni, quindi sento che comunque alla fine del periodo, se non aveste nessuno, potrebbe essere che entri questo cavaliere di bastoni, che è una persona molto passionale, molto, focosa, o potrebbe semplicemente essere il fatto che andiate avanti dritti per la vostra strada, difendendo quello che è la vostra realtà, il vostro nuovo inizio, il vostro sogno, perché il 6 di coppe parla anche di sogno, come anche la luna. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta carta per carta. Vi invito comunque a rimanere fino alla fine della lettura perché estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in relazione e qualche carta per le persone che hanno una relazione diversa da quella di prima, quindi per le persone che sono in separazione, in relazione a distanza o in relazioni clandestine. Allora, abbiamo qui un cavaliere di coppe al contrario, la carta del mondo al contrario e un re di pentacoli. Qui potrebbe essere tranquillamente che si stia aspettando che qualcuno, questo re di pentacoli potenzialmente potrebbe essere per molti di voi, che faccia quello che è un'offerta, che in realtà avendo il cavaliere di coppe al contrario è un'offerta che non arriva, è un'offerta che non vedete arrivare e difatti anche la carta del mondo è al contrario. Quindi mi viene proprio da dire che c'è qualche cosa qui che vorreste cambiare, ma che in realtà non cambia. E potrebbe tranquillamente essere qualche cosa a livello materiale, visto che c'è questo re di denari che appunto parla di materialità. E poi andiamo a vedere il 4 di denari per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di coppe, di nuovo un 6 di coppe, al contrario un asso di bastoni al contrario. Io credo che qui l'attaccamento di cui parla questo 4 di denari sia per molti di voi un attaccamento a qualche amicizia, perché comunque il 3 di, coppe mi parla proprio di quelli che sono gli amici e anche 6 di coppe in realtà mi parla di quello che è l'amore platonico, l'affetto di cui parlavamo prima, no, tra fratelli. Sento che qui c'è un'amicizia, una relazione molto importante per voi che non è una relazione a livello intimo, okay, perché anche l'asso di bastoni sento che cioè essendo al contrario, può proprio parlare di quello che è un non incontro a livello intimo, però sì che vedo i festeggiamenti, vedo le amicizie, c'è una sorta di quotidianità alla quale vi state aggrappando, anche se magari non è la quotidianità che voi vorreste, perché comunque il 6 di coppe è al contrario, però sento che c'è una sorta di quotidianità, qualche cosa a cui voi vi state attaccando. Andiamo a vedere la regina di spade per è volata la giustizia. Arrivo, la recupero un attimino. Allora, la giustizia al contrario e vi faccio presente che sono 2 carte che hanno la spada. Quindi qui si tratta di tagliare qualcosa. Ancora una carta per piacere? Re di spade, il diavolo e l'8 di spade. Qui si tratta di tagliare con qualche tipo di tossicità, con qualche tipo di schiavitù volontaria ed avendo anche l'8 di spade, io sento che è una schiavitù che vi state autocreando, perché l'8 di spade parla sempre di quei pensieri circolari, tossici, negativi che ingabbiano. L'8 di spade fa proprio riferimento alla prigione interiore, okay? E qui di nuovo avete 3 carte con le spade comunque, sia il re che la regina che la giustizia hanno la spada e serve proprio per tagliare quello che non serve più. E qui sento che molti di voi sono consapevoli del tipo di tossicità che stanno vivendo, che può essere una tossicità fisica, visto che abbiamo un 4 di denari, qualcuno potrebbe essere attaccato a qualche tipo
di cosa a livello concreto, potrebbe essere il cibo, potrebbe essere l'alcol, qualche tipo di sostanza, il gioco, il sesso. E qui è necessario tagliare questo guardate, non è necessariamente a me risuona così perché c'è questo 4 di pentacoli, ma potrebbero anche essere dei condizionamenti mentali puri e semplici, senza, necessariamente includere un vizio. Però il diavolo molte volte parla di vizi, ok? Allora, per il 2 di bastoni abbiamo l'imperatrice al contrario, la carta del giudizio, l'8 di coppe e un 2 di pentacoli. Qui ragazzi avete la carta del giudizio, è una carta di risveglio spirituale, una carta di rinascita. Avete anche l'8 di coppe e sento che qui c'è qualcuno che ha bisogno di, fondamentalmente, guardate, avete voglia di guardare al futuro, avete voglia di trovare il vostro potere personale, qualcuno se ne vuole andare perché avete capito qual è la dinamica di tutta questa situazione, ok? E qui ci sono gli alti e bassi di cui parla il 2 di pentacoli, ma il 2 di pentacoli parla anche di cicli karmici, come anche il giudizio. Quindi sento che qui per qualcuno il fatto di interrompere con questa tossicità vi darà la possibilità di uscire dalla ruota del karma. Per qualcuno questo giudizio potrebbe trattarsi di una telefonata che magari arriva, perché ho diversi riferimenti al passato e quindi per qualcuno qui si tratta di rivedere qualcuno che magari non vedevate da tempo o risentire qualcuno che non sentivate da tempo, ok? Allora, andiamo a vedere il 6 di coppe. 6 di bastoni, la torre al contrario e la carta della stella. Qui è forte il sogno, c'è qualcuno che sta sognando un nuovo inizio, sta sognando una vittoria, sta sognando quello che è un equilibrio, sta sognando di raggiungere il proprio obiettivo. C'è la torre al contrario, ragazzi, qui si tratta di ridimensionare l'ego. È una questione di amor proprio perché avete anche il diavolo e la torre. Quindi qui si tratta veramente di lavorare sull'amor proprio. Andiamo a vedere l'asso di denari, che cosa ci dice. Il papa al contrario e la morte. Di nuovo, nuovo inizio, fine. Il papa al contrario mi parla, allora, per qualcuno, considerato che ci sono tutti, c'è la giustizia al contrario, c'è questa regina di spade, c'è il diavolo, c'è la torre, per qualcuno qui si tratta di interrompere il tipo di relazione che avete già in essere, perché comunque il papa parla normalmente di quelli che sono i contratti, i matrimoni, i riconoscimenti, quindi essendo al contrario ed avendo poi anche la morte, potrebbe essere per qualcuno che si tratti di chiudere quello che è la nuova relazione per concentrarsi su questo nuovo inizio. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Quante carte. 9 di bastoni è spiegato da un 5 di coppe, da un 5 di bastoni al contrario, da un 3, scusate, di bastoni al contrario, qua avevate il 2, di nuovo dalla carta della luna, di nuovo la regina di spade, però questa volta al contrario, e la carta del carro al contrario. Io credo che qui dobbiate proprio difendere i vostri sogni. Qui c'è qualcuno che è stato deluso. Io credo che ci sia qualcuno intorno a voi che sta cercando di smontarvi, sta cercando di disilludervi, sta cercando di togliervi l'entusiasmo di questo asso di denari. È come se ci fosse qualcuno qui che... E potrebbe essere perché abbiamo di nuovo una regina di spade al contrario. Quindi se per caso questa figura non rappresentasse una vostra attitudine mentale, ma rappresentasse una persona, io vi dico fate attenzione a questa persona perché vi impedisce di muovermi. Ok? Il diavolo parla anche di condizionamenti mentali, ok? Quindi, e con la scusa che c'è la luna, 2 volte, ok? Potrebbe tranquillamente essere che qui c'è qualcuno che non vede chiaro, proprio perché ci sono tutti questi condizionamenti mentali di cui parla il diavolo. È come se foste un po' offuscati. Voi avete un sogno in testa, io sento, volete andare di lì, ma c'è qualche tipo di energia qui che vi blocca. E andando verso la fine del periodo invece c'è questo nuovo inizio, c'è la vostra presa di
posizione e guardate un po', imparerete a difendervi, imparerete a lasciare indietro, perché poi guardate che finite con un cavallo di bastoni, è l'azione allo stato puro, quindi io sento che vi muoverete, fate solo attenzione appunto a quelli che sono tutti questi condizionamenti mentali che si vedono. Bene, andiamo a vedere qualche carta per i single, andiamo a vedere se riesco a dirvi qualche cosa in più, giusto un messaggio per darvi qualche dettaglio in più, amici del Toro. Allora, andiamo a vedere i single del Toro, 4 carte per piacere, grazie. Abbiamo 6 di spade, abbiamo la carta dell'appeso, un 4 di bastoni al contrario e il diavolo che era già uscito qui. Vediamo se ve li metto un pochettino più in giù, se li vedete lo stesso. Ok. Allora, facciamo così. Ok, così si vedono meglio. Qualcuno qui ha voglia di andarsene da qualche tipo di situazione, ma c'è questa carta di appeso, o probabilmente qualcuno se n'è andato, magari per alcuni di voi risuona anche così, perché comunque c'era questa carta del mondo qui che mi parlava di distanza, quindi potrebbe essere che qualcuno se n'è andato da una situazione, o se non è un movimento di tipo fisico, il 6 di spade parla di lasciarsi indietro determinate aspettative che non sono vostre, determinate soprattutto credenze limitanti, quindi il credere di non essere abbastanza, il credere di non valere così tanto, il credere quello che gli altri vi fanno credere fondamentalmente, o vi hanno fatto credere fino ad adesso. Difatti avete poi una carta dell'appeso che vi dà la possibilità proprio di rendervi conto di quello che non è in equilibrio. Il 4 di bastoni in realtà parla di quello che è un'unione felice. Nel vostro caso, se non avete nessuno perché siete single, mi parla proprio della vostra, tra virgolette, "scontentezza", della vostra situazione mi verrebbe da dire, perché non siete in un'unione, ma fate attenzione perché avete di nuovo il diavolo. C'è qualche cosa che vi sta condizionando. Può essere, come vi dicevo qui, le credenze limitanti potrebbero essere, potrebbe essere, una questione solo semplicemente di tipo mentale, perché comunque avete la regina di spade qui, che è una di quelle persone logiche, razionali, che le pensa tutte, che gioca un po' a scacchi per capirci. E mi parla anche, potreste anche essere voi che cercate di condizionare gli altri nel momento in cui iniziate una relazione. Io con questo non voglio dire che lo facciate con intenzione, ok? Magari siete solo in una fase di insicurezza tale da far sì che per sentirvi sicuri si tende normalmente a controllare un pochettino di più gli altri, ma questo è perché a voi serve sicurezza e quindi il fatto di avere tutto sotto controllo vi fa sentire al sicuro. Però questa è un qualche tipo di condizionamento anche verso voi stessi che comunque non è molto sano. C'è questo diavolo da elaborare, normalmente si parla di amor proprio quando c'è il diavolo, ok? Bene, andiamo a vedere qualche carta in più per le persone che sono in una relazione, quindi andiamo a vedere come andranno le cose in questi 15 giorni. Ok, allora abbiamo un asso di coppe al contrario, un 2 di spade, un fante di coppe e un 6 di spade. Allora, quello che sento io qui, probabilmente per qualcuno siete nel bel mezzo di una discussione. Scrivetemi poi se mi risuona, ok? Perché con tutto questo movimento qui, qualcuno qui si deve difendere, è come se ci fosse un momento di stand by, ma perché? Perché avete anche comunque il 2 di spade parla di qualche cosa che non si vede, qualche cosa che non si riesce a captare. Vi ricordo che l'energia principale del periodo è la luna, parla di proiezioni e lo rivedo anche un pochettino qui. Qui probabilmente qualcuno è in una fase di indecisione. Il fatto che ci sia l'asso di coppa al contrario, per molte persone risuona come un non sono più innamorato o innamorata di questa persona. O a causa di questa discussione la persona vi è un po' scesa, e quindi adesso vi fate venire i dubbi. Per qualcun altro potrebbe
guardate, spero che risuoni per un gruppo veramente piccolissimo, ma quest'asso di coppa al contrario, visto che poi anche qui c'è il fante di coppe, per qualcuno si potrebbe trattare del fatto che non si riesca a rimanere incinta, perché comunque anche il 6 di coppe parla di quelli che sono i bambini, e anche i fanti, qui abbiamo un fante di coppe. Se non fosse questo il vostro caso, il fante di coppe potrebbe parlare di una persona che arriva a porgervi delle scuse. Sento che qualche cosa qui cambierà e in effetti anche tutte le preoccupazioni che avevate prima, le ansie, i pensieri spariranno. Quindi se si trattasse davvero di una discussione sento che ci potrebbe essere una riconciliazione, okay? Bene, andiamo a vedere anche qualche carta per le persone che sono in questo momento in separazione, in una relazione clandestina o a distanza. Andiamo a vedere 3 carte anche per voi. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale, con i like, con i commenti, con i messaggi, con le email. Per me quante carte. Per me è davvero importante, quindi grazie a tutti. Asso di coppe. Qui anche c'era come energia in chi ha una relazione, però è girato al contrario. Abbiamo una regina di bastoni. Guardavo se era già uscita, ma è uscito il re di bastoni, mi pare. E no, sì, la regina di bastoni è uscita lì. 8 di spade, asso di bastoni, il sole e gli amanti. Oh, ma che belle carte per finire la stesa. Amici del terzo gruppo, non so come definirvi. Con una relazione particolare, ecco. Asso di coppe. C'è l'innamoramento, ragazzi, c'è l'innamoramento. C'è un innamoramento e nel caso siate in separazione, per qualsiasi motivo possa essere, c'è comunque c'è un sentimento, okay, io sento che c'è un sentimento. C'è anche questa regina di bastoni però e per chi è in una relazione clandestina potrebbe rappresentare la terza persona in questo caso e di conseguenza anche l'8 di spade, tutti quei pensieri che ci sono, che vedevamo anche qui, mh? E essendoci il diavolo molte volte parla di quelle che sono le relazioni clandestine, quindi tutto quello che non è illecito per capirci. Il diavolo fa riferimento a tutto quello che è illecito. Quindi le relazioni extraconiugali, il gioco d'azzardo, tutte quelle cose lì. Però, ragazzi miei, avete anche un bellissimo asso di bastoni. Se voi vi state chiedendo se rivedrete la persona, quando la rivedrete, io vi dico sì, la rivedrete, non subito. Vi dico non subito, per chi fosse in separazione c'è da aspettare un attimino, ma sì che arriva quello che è questo incontro. E poi guardate come finite la stesa, il sole e gli amanti, più espansione, amore, armonia e crescita di così non si può. Gli amanti è una carta di forte equilibrio, amoroso proprio, parla di una relazione corrisposta e la carta del sole parla proprio di espansione, di genuinità, di purezza. Quindi anche per voi si prospetta una buona metà seconda metà di giugno, okay, vedo 2 assi, quindi potrebbero esserci sia un inizio da un punto di vista romantico, sia un inizio da un punto di vista fisico, okay, comunque un inizio, ma ce l'avevate già qui. Qualche cosa cambia ragazzi, alla fine di giugno qualche cosa nella vostra situazione cambia. Bene, un ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore, vediamo che cosa hanno da dirvi per gli amici del toro. Risolvi le questioni familiari, perdoni i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Quindi si tratta qui di perdonare fondamentalmente. Poi abbiamo dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Quindi qui si tratta di parlare, si tratta di, togliere tutti quelli che erano i pensieri boicottanti dell'8 di spade, tutta questa tossicità di cui ci parla il diavolo e di dare una possibilità alla coppia di lavorare in modo genuino, se vogliamo, sulla coppia. Poi abbiamo attrazione,
attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Quindi qui parla di emanare energie positive fondamentalmente, ok? E flirt, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Quindi ragazzi, si tratta di espandere la vostra gioia, espandere la la gioiosità, come vi posso spiegare? Diventate questo asso di denari, brillate fondamentalmente, ok? Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!